Sono circa le 8 del mattino quando le due schiere si dispongono a battaglia. Ben presto è chiaro che non si giungerà a nessuna soluzione diplomatica, come davano per scontato i francesi, che superano gli inglesi in numero di 3-1. D'altro canto, l'umiliazione non è contemplata da re Enrico V, che ha posto le basi del suo regno su una rivendicazione ritenuta giusta dei diritti di nascita del suo casato. Il piano originario, che prevedeva l'attraversamento della Francia dalla Normandia fino a Bordeaux, aveva già subito un forzato ridimensionamento dopo il prolungato assedio di Harfleur, dove ora stazionava una buona parte del suo contingente come guarnigione, mentre un'altra non indifferente era stata vittima del logoramento, delle azioni di battaglia, ma soprattutto della malattia. Il re Plantageneta, nonostante i prudenti consigli avversi, punta così alla più vicina Calais, in aperta sfida al nemico, marciando sul suo stesso suolo. Troverà che il percorso sarà più lungo e complicato di quanto auspicato. I francesi non erano stati inoperosi e avevano cominciato ad ammassare una grande schiera, optando per una tattica di contenimento del nemico, anche perché inizialmente era recalcitranti ad affrontarlo in campo aperto. L'avanguardia francese si mette in marcia e anticipa la forza inglese, che ora conta solamente circa 6.000 effettivi, di cui 5/6 composta dai temuti arcieri con arco lungo, bloccando tutti i passaggi sulla Somme e facendo terra bruciata al passaggio, nel chiaro intento di rendere più difficile l'approvvigionamento. Il corpo principale seguirà invece a distanza per poi precedere gli inglesi sull'altra sponda, ricongiungendosi con il resto dell'esercito. Enrico riuscirà ad attraversare il fiume solo più a sud verso la fonte presso Voyen, allungando di parecchio il tragitto e provando nell'impresa un momentaneo illusorio senso di salvezza, nonostante il morale basso per la fame, la malattia e la costante minaccia di un improvviso attacco nemico. Seguirà però a breve l'avvistamento di un'enorme schiera francese che affiancherà loro il passo verso nord fino a precederli e sbarrare la strada per Calais. Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, sotto un'incessante pioggia battente, al riparo dei soli frutteti delle poche case del villaggio di Maisoncelles, in trappola tra il Ternois e il nemico che accese grandi fuochi per tenerla sotto osservazione, si trovò l'indebolita schiera di re Enrico d'Inghilterra. Il suo destino verrà deciso il giorno seguente, sul campo di Azincourt. Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Oggi Man of Iron. Celebriamo i santi San Crispino e San Crispiniano con la battaglia di Azincourt. Iniziamo intanto il terreno. Intanto ogni esagono clear vale 2 movement points per simboleggiare questa pioggia pesantissima, violentissima che aveva inzuppato il terreno fino a farlo diventare un fattore principale nello svolgimento della battaglia. Pensate, questo è un campo arato. Abbiamo poi questi stakes, questi simboleggiano i pali preparati dagli arcieri inglesi, lunghi circa 6 piedi, appuntiti su entrambe le estremità, conficcati nel terreno per ripararsi da eventuale carica di cavalleria. Questi erano stati preparati addirittura giorni prima, subito prima dell'attraversamento della Somme, perché quando Enrico V temeva un attacco francese. Nella nostra partita che effetti hanno? I men at arms francesi non possono attaccare attraverso questi pali né muovere, mentre gli inglesi possono muovere attraverso con delle limitazioni. Gli unici che sono snelli
rally nel farlo sono gli arcieri inglesi, ovviamente, perché non sono corazzati, sono ben leggeri, possono districarsi attraverso questi pali posti in maniera molto ravvicinata, senza che l'armatura ad appesantire il loro movimento, insomma, su questo terreno difficile. Abbiamo poi il Wagon Train, questo simboleggia il campo inglese, grosso modo. Qualora un'unità francese entrasse in questo esagono, questo verrebbe immediatamente eliminato con un valore di ben 3 flight points. Altra regola speciale: le unità da tiro francesi, composte da questi arcieri e 3 unità di balestrieri, non possono fare mai rally dal risultato disorder and retired, anzi, quando subiscono retired sono immediatamente eliminate. Altra regola: i francesi non hanno un overall commander e i loro leader, una volta che il loro rimpiazzo sarà stato eliminato, non possono più sostituirlo. Stessa cosa vale per il nostro Henry di Monmouth. Qualora disgraziatamente subisse un destino diverso dalla storia che conosciamo, lui non potrà disporre di un rimpiazzo come gli altri leader. Un'altra eccezione: i men at arms inglesi valgono ben 4 punti invece dei soliti 3, mentre gli arcieri ad arco lungo valgono 1 punto invece dei 2. Questo per simboleggiare che insomma non erano loro la priorità, venivano abbastanza denigrati perché andavano dai pezzi grossi sul campo dove c'era l'opportunità di chiedere riscatto e fare prigionieri, oltre dove c'erano gli stendardi. I nobili cercavano di scontrarsi tra di loro, non erano considerati pari grado, insomma, oltre che erano molto disprezzati, e se per sbaglio ne veniva per mano uno, gli tagliavano anche i pollici delle mani. Lo scenario della nostra fazione timed saranno ovviamente i francesi, che partono da 12. Per quanto riguarda i flight point track, i francesi vanno in rotta a 30, mentre gli inglesi a 14. Poco. Eviteremo di usare le altre regole proposte per una maggiore storicità, perché nonostante questo i francesi sono già abbastanza svantaggiati, non è un scenario bilanciato come è giusto che sia, quindi però qui potrebbero conservare qualche opportunità di fare almeno meno peggio. Adesso detto così vinceranno. Ma andiamo a vedere i nostri protagonisti sul campo di battaglia. Partiamo dai francesi. Abbiamo qui la prima battle con il nostro Charles, duca di Orléans e di Valois anche. Diventato duca perché il padre era stato ammazzato da Giovanni senza paura di Borgogna, che qua non era neanche sul campo. Tanti storici hanno attribuito la sconfitta all'assenza del duca di Borgogna, che aveva proibito anche a tutti i suoi vassalli di partecipare, il che non è vero, aveva proibito solo al figlio in realtà, ma perché non hanno partecipato? Perché erano un po' in combutta in diplomazia con gli inglesi e comunque era uno saggio, insomma, che voleva evitarsi tutto sto fastidio. E tra l'altro sua madre è anche italiana, perché è Valentina Visconti, quindi lui aveva diritti su Asti. Alla fine della battaglia verrà catturato e mi sembra muoia oltre Manica, non tornerà più a casa. Al pari il maresciallo di Francia, Le Maingre, Boucicaut, che comunque verrà catturato e farà brutta fine al di là del mare. Però qui non ce l'abbiamo neanche tra i leader, lui e nemmeno il connestabile d'Albret, che sono i due più esperti, insomma. In teoria dovevano avere in pugno la situazione, ma poi non sono riusciti ad imporsi nella battaglia. Sono nei giorni prima nella tattica di contenimento di terra bruciata verso l'esercito inglese, che hanno svolto egregiamente, soprattutto con tutti i blocchi sui guadi della Somme, a parte più verso la fonte, che ha consentito quindi a Enrico di attraversare un po' prima, anche con un colpo di mano suo comunque. Tornando a noi, qui abbiamo Rambourg, non so il francese ragazzi, comunque questo qua era un cavaliere, un capo di fanteria, aveva il titolo di maestro delle balestre, che è più un titolo onorifico che altro, però fondamentalmente un signor quasi nessuno. Poi abbiamo Jean I, il duca d'Alencon, detto anche il saggio, questo aveva più o meno l'età di Enrico, anche perché tipo doveva essere nato nell'85 se non mi ricordo male, era in gamba. Poi abbiamo uno che sappiamo solo che era un bel veterano, ma non sappiamo un cavolo della sua vita in realtà, che è Valéran Fauquemberg. Quello che sappiamo è che doveva comandare il terzo assalto, però vedendo che i primi due erano stati polverizzati, un po' di gente ha disertato, lui è riuscito a raggruppare qualche cavaliere armato e fare un'ultima carica in cui ha perso la vita. Passiamo alle file inglesi. Ovviamente abbiamo il nostro Henry V, il nostro re Plantageneta. Poi abbiamo lo zio, il duca di York,
figlio, sì, lo zio, perché zio nel senso che questo è figlio di Edmund Langley e è il cugino di Henry Bolingbroke, cioè il papà di Enrico IV. E questo qua ci lascerà le penne sul campo di battaglia. Personaggio d'esperienza perché era nato nel 73 e quindi insomma per l'epoca aveva già carriera. Poi parliamo di esperienza, abbiamo il primo barone di Camois, Thomas de Camois. Questo ragazzi è nato nel 1351, quindi insomma aveva il comando giustamente dell'ala sinistra dello schieramento inglese ad Azincourt. Poi c'erano presenti personaggi come Duca di Gloucester, Humphrey, il fratello di Enrico, che era giovane, il fratello più piccolo, quello che è noto per essere figlio, fratello e zio di re. Gli altri fratelli di Enrico, uno era stato lasciato fare il luogotenente in Inghilterra, mi riferisco a John Lancaster, duca di Bedford, e poi c'era Thomas Clarence, duca di Clarence, che però era stato ferito o ammalato, mi ricordo, dalla sede di Harfleur, poi era tornato in patria. Boh, altre cose non me le ricordo, già ho chiacchierato abbastanza, direi che possiamo partire con il nostro match. Allora ragazzi, seizure markers, gli inglesi partono con 4 e hanno pescato questi: un negation, un opportunity, un battle cry, into the breach. Poi ci organizziamo e vediamo come fare. Mentre i francesi, insomma, erano un po' più impediti, quindi ne hanno solo 2. È un seizure opportunity, che fa sempre bene, e un into the breach. Allora, per scenario partono i francesi e la prima attivazione sarà quella del duca di Orléans, il nostro Charles. Verifichiamo il comando, tutto a posto, perché sono anche tutti adiacenti ragazzi. E andiamo con i nostri movements. Ovviamente abbiamo solo una cosa da fare, proviamo ad avanzare. Quindi 1, 2, 3, 4, reaction fire, 5 più 2 perché siamo adiacenti, 7, disordered. 1, 2, 3, 4, reaction fire, 2 più 2, 4, no effect, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, reaction fire, 9 ragazzi, disordered, 1, 2, 3, 4, reaction fire, 4 più 2 è un 6, disordered. Proviamo ad avanzare con lui, 1, 2, 3, 4, è un 7 più 2 9 ragazzi, attenzione, siamo disordered, dobbiamo fare anche leader casualty check, uno 0 per fortuna. Qua proviamo a fare 1, 2, 3, 4 e qua proviamo la spurga, 1, 2, mi dispiace, 3, 4, 5, 6. Ovviamente reaction fire, unhorsed ragazzi per forza, quindi anche disordered. Boh, andiamo in shock combat phase e proviamo a completare la carica con questo qua direttamente su Enrico. Quindi andiamo qua e ci becchiamo la reaction fire ovviamente, che è un bel 9, quindi siamo unhorsed. Ovviamente qua siamo obbligati ad attaccare perché eravamo in carica, però facciamo shock. Questi due vanno qua, ci proviamo perché tanto. Bene, cominciamo qui con il nostro Lord Camois. Qui abbiamo meno 2 più 1 perché siamo più di 1, meno 2 del disorder, non dovremmo avere altro, quindi è un meno 3. È un 5 signori, che vuol dire meno 3 attacker disordered, quindi non succede niente. Andiamo qui, questi due contro il nostro Henry, dovrebbe avere un meno 4. 6 meno 4 è attacker disordered, qui dovremmo avere un meno 3. 1, 0, meno 3 è attacker disordered, retreat 1 hex. Devo fare leader casualty perché abbiamo subito un disordered, fatto 0, perfetto. Poi abbiamo questo attacco qua della unhorsed unit contro la Longbowman. Abbiamo un più 1 là, un più 1 per la chart dei tipi di unità, però abbiamo meno 2 perché siamo disordered, in più abbiamo credo anche un meno 2, sì, perché attacchiamo dentro un woods, quindi abbiamo meno 2, fantastico. Meno 2, attacker disorder, retreat 1x. Bene, rally phase, niente. Andiamo avanti con la seconda attivazione. Gli inglesi non penso vogliono giocare qui il seizure opportunity, lasciamo che venghino, si accalchino. Quindi, buon francese farà avanzare le unità da tiro, quindi proviamo la continuation con Rambourg. È un 4, non basta, quindi via la palla agli inglesi. Direi che cominciamo con il nostro signorino Camois. Proviamo a pulire un po' di roba qui. Questo arciere, arco lungo contro Man at Arms, è un 2 più 2 4. 4 è tremendo, abbiamo più 2 ragazzi perché è 1 digitato al più 2. 4 è tremendo perché dobbiamo fare retired
con lui targetiamo questo, ricordo line of sight dal centro dell'esagono al centro dell'esagono, quindi perfetto, questo non ha effetto sul missile fire. A 2 di distanza qui abbiamo un +1, un 5, natural retired. Bene, con questo signorino qui invece targetiamo questo unhorsed unit. 4 più 2 6, natural retired. A questo punto proviamo a fare una continuation con il nostro di York. Diciamo che i francesi si giocano la seizure opportunity, perché sennò qua puliscono tutto. Proviamo a portare avanti un altro po' di gente. Gli inglesi avrebbero una seizure negation. Allora, quello che faccio io è, adesso tiro un dado, se tiro 0-1 non se la giocano, perché sennò è troppo. Talità è uscito 1, quindi inspiegabilmente non se la giocano. Questo per simulare che loro non saprebbero l'altro marker dei francesi qual è, magari sarebbe un'altra seizure. Vabbè, insomma, escamotage per giocare in sommilitario. Quindi adesso provano la seizure opportunity, però i francesi hanno fatto un 3. Successo, quindi decidono di fare avanzare qui le unità da tiro, perché sennò ragazzi qua sta congestionando tutto. Siamo in comando 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3. Questo potrebbe fare 1 2 3 4. La road vale 1. Proviamo a tirare con i crossbowmen. Abbiamo 3 di raggio, però abbiamo un -3. Abbiamo anche lui da tirare, raggio 2 a 0 gli arcieri. Beh, con questo targetiamo il nostro Henry V. Ho fatto un 4. Un 4 no effetto. Il balestriere targetiamo tutti su Camois, perché se no loro ci fanno return fire. Va bene, proviamo qua su Camois. -3 abbiamo 9 ragazzi, -3. Disordered, molto bene questo. Anche con questo qua niente, anche con lui qua niente, neanche questo. Proviamo a fare una continuation, però gli inglesi adesso giocano la seizure opportunity, quindi 0-6, hanno fatto un 4, prendono l'iniziativa. Attiviamo sempre la battle di Camois, proviamo a fare male un po' di gente qui che si sta bersagliando, non ci è piaciuto. Sfruttiamo che i balistieri non fanno la reaction e il return fire, quindi lui targetta questo, ha un +1, è un 3 +1, niente, non ha effetto. Allora, lui targetta questo, ha un -1, un 8, -1, disordered, importante. Lui targetta questo, sempre col -1, è un 2, niente, perfetto. Proviamo a fare la continuation con il nostro duca di York, è uno 0, perfetto, ha successo. Con lui targetiamo questo man at arms, un 7 +1, 8 disordered. Con lui targetiamo il man at arms del duca. Sì, già disordered, quindi è eliminated. E questi sono i primi 3 flight point. Dobbiamo fare un test per il duca. È un 9 ragazzi. Duca Charles ci lascia le penne, ci arriverà poi il replacement più tardi. Ci manca questo signorino qui che proverà sempre a tirare qua. È un 2 +1, 3. Lui è disordered, quindi deve fare retreat. In questo caso potremmo fare retreat così, ma possiamo farlo anche così. Tremendi sti archi lunghi, anche se non ti perforavano l'armatura, la velocità del proiettile aveva un impatto tale che riusciva a sbalzarti di sella o comunque a farti cadere o indietreggiare, quindi erano comunque efficaci. Bene, ora proviamo una continuation con il nostro Enrico Henry de Monmouth. E ho fatto un 8, abbiamo fallito, poco male. Andiamo con i francesi. Allora direi che una cosa importante è fare avanzare questi, quindi attiviamo il duca d'Alencon. 2 3 4 2 3 4. Orleano, scusate, dovevo mettere il replacement. No, proviamo a fare una continuation con Rambours. Un 5, era difficile, va bene, difficile con tutti qui. Via con gli inglesi. Allora, continuiamo con il nostro amicone qui, il duca di York. Con lui targetiamo 1 2 3 a -1. È un 2, tiro audace. Lui targetiamo lui, sempre -1, è un 3. Questo non è il retreat però. Pum. Poi proviamo la continuation con il nostro Lord Camois. Un 7, non ci basta neanche col -1. La palla passa ai francesi. Allora attiviamo sempre questa battle qui. Boh, siamo sempre tutti in comando perché abbiamo della adiacenza. Questo si avvicinerà di 1 e sparerà su Henry himself. E qui abbiamo 1-0 ragazzi, come bonus. Però abbiamo tirato un misero 1, cioè quindi inutile. Avanziamo di 1 qui. Facciamo fire su Camois. Questo è un 9. Un 9 è tanta roba ragazzi, perché un 9 è eliminated. Questo valgono 4 points.
Bisogna fare un test qui. Lord Camois si salva. Molto male comunque qui sta roba. Con lui facciamo fuoco su Edward, non fa niente. Mentre lui gli facciamo fare un passo qui in modo da tentare di sfruttare questo canale. Faremo una continuation con... portiamo avanti questa gente qua. Niente, non ce la facciamo, abbiamo fatto un 7. Qua bisogna subito risolvere la situa. Quindi attiviamo intanto questa battle qui di Camois. Quindi lui fa fuoco qua, non ha reaction file, crossbow, perfetto. Io ho fatto un 9, disorder, ricordiamoci questi non possono fare rally. Quindi con lui facciamo fuoco qui, un 7 più un 8 e quindi disorder. Con lui tentiamo di fare fuoco qui con -1. È un 7 signori, che è un 6. 6 va bene perché è disorder. Tentiamo di attivare la battle di Enrico. Un 2 signori, ci riusciamo, lui ha 6. Dobbiamo avvicinare questi arcieri. 1, 2, 3, 4. C'è un buco nelle nostre fila, che non va bene. Tra l'altro questo credo fosse stato autocommand, però autocommand non ha penalità nello sparare. Allora, con lui tentiamo di fare fuoco. È un 4 più 2 retired. Tentiamo di fare una continuation con il nostro Edmund. Ci riusciamo. Abbiamo anche il -1 di effectiveness, quindi +1 -1 4, siamo a posto. Facciamo fuoco qua, quello non ci arriva di gettata a 3 lui. Noi abbiamo -1, 6 -1 e 5 disorder. Vediamo il piazzo di Orléans che fine fa. Muore anche il rimpiazzo e quindi non hanno più un leader, diventa una leaderless battle questa. Tentiamo di riattivare la battle di Enrico. Un 3 signori, è sufficiente, fantastico. Quindi con questo muoviamo qua, facciamo subito fuoco. Un 8, eliminated. Questi sono 2 points. Con lui facciamo fuoco su di loro che ci fanno return fire e loro hanno 0, noi abbiamo un +1 e siamo entrambi disordered. Tentiamo di attivare la battle di Camois, non ci riusciamo. Quindi palla passi i francesi, facciamo una standard activation perché sennò ciao. Quindi togliamo i nostri. Proviamo a fare una continuation e la facciamo col duca di Alencon che fallisce ragazzi. Qui la palla passa agli inglesi. Attiviamo il nostro Thomas Camois. Vediamo a eliminare un po' di gente, tipo è un 7, quindi questo è eliminated. Questo bersaglio qua, sì, 1, 2, 3 col -1. Un 5 dovrebbe essere un retired. Dobbiamo fare una continuation, il nostro Edward, una continuation che riesce. Questo va qua, col +2, fantastico, un 8 è eliminated. Questo era già un horsed, quindi sono 3 points. Poi con lui proviamo qui, quindi abbiamo un -1, lui non può farci return fire. Però abbiamo fatto un 1, quindi un tubo. E allora proviamo con lui, quindi subiamo return fire, però lui ha -2, noi abbiamo +1. Quindi lui ha fatto 6 in realtà, noi abbiamo fatto 1000. Vabbè, lui è eliminato, però noi siamo disordered. Poi la continuation con il nostro King è un 1, ha successo. Quindi con lui facciamo fuoco qui a 3 di distanza. Lui non ci può fare return fire. Abbiamo un -1, abbiamo fatto un 1. Ok. Nel rally recuperiamo questo. Boh, a questo punto cerchiamo di fare una continuation con Edward. Niente, non ce la facciamo perché avremo un +2 e un -1 e quindi è 5, quindi non ce la facciamo. E ragazzi, bisogna sempre tenere tracce successful continuation, poi fate come me che non mi ricordo. Quindi vediamo cosa combinano i francesi. Varie considerazioni perché bisogna liberare anche posto per lo standard, in più bisogna avanzare. Attiviamo loro perché insomma bisogna tenerli anche occupati questi. Non lo so, un po' un disastro. 2, 3, 4, questi li mettiamo per di qua. Poi proviamo la continuation con loro. Un 3, hanno anche successo. Attenzione che abbiamo anche delle unità mounted. Con questa proviamo a fare una cosa del genere. Non si sa mai se riusciamo a dare dietro, follie, però proviamo, perché in realtà è successo, anche se in realtà avevano saccheggiato il campo inglese, però della gente è partita al campo di Azincourt che non era originariamente assieme all'armata principale. E poi in quell'occasione Enrico pensava che stesse preparando veramente un altro assalto, anche perché si preparava proprio il gruppo guidato qui da Falkenberg e prese la fatidica, tremenda decisione di far fuori tutti i prigionieri, perché erano tantissimi, quasi quanto il suo esercito, aveva paura di una rivolta, insomma essere preso da dietro. Poi quando si rese conto che in realtà non c'era quel pericolo annullò l'ordine, però insomma intanto nel frattempo ha fatto una carneficina. Decisioni pesanti quelli da prendere. Comunque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bene, adesso proviamo ad attivare di nuovo la battle qui di Alencon. E un 1 ragazzi.
Attenzione, reaction fire col più 2, disordered ovviamente, attack, reaction fire, disordered ovviamente perché diventa un 5, un 2, 3, 4, reaction fire più 2, disordered ovviamente. No, ci manteniamo qui, facciamo solo 1-2 perché almeno siamo a 3, tanto poi per caricare ci arriviamo. Beh, a questo punto dichiariamo gli shock perché bisogna sempre provarci. Soprattutto qua che hanno unità di arcieri qui. Infatti qui abbiamo più 1, più 2 perché sono dismounted man at arms contro gli archers, quindi è un più 3. Un più 1 perché sono advantage, strength advantage, più 4, però meno 2 perché sono disordered, quindi un più 2 in realtà. Vedete, un 8 è molto buono perché defender disordered retreat 1x. Bene, noi dobbiamo fare advance after combat, però siamo disordered con entrambi ragazzi e quindi niente advance after combat. Col continued attack saremo avanzati. Proviamo qui man-at-arms francese che attenta alla persona di Enrico, quindi ha un meno 3 più meno 2 perché è disordered. Fatto un 3 che è un risultato disastroso perché deve fare un retreat 1x. Bene, proviamo a continuare l'attivazione ancora con Falkenberg, però abbiamo un più 1 in questo caso, 4 infatti, niente. Palla passa agli inglesi. Quello che dobbiamo fare è attivare Camois assolutamente e rispedire indietro sta gente, una gragnuola di frecce inglese di questi yeoman. Poi proviamo ad attivare il duca di York col bianco, dai, un 2, fantastico. Allora lui non si muove, lui diciamo che ritorna qua. Rally phase, lui recupera che non ha fatto niente. Proviamo ad attivare Enrico di Lancaster, niente. La palla passa ai francesi. Con la free activation attiviamo per forza sta leaderless battle, tanto questo riceve rimpiazzo e se no qua siamo fregati ragazzi. 1, 2, 1, 2, 3, 4 e lui invece lo mandiamo avanti perché qua se no fa imbuto qua dal duca di York. Vabbè, prendi storia action fire, un 5 più 2 eliminated, tutto pari. D'altronde. Bene, attenzione perché siamo a 22, questa è una free activation. 22, 23, 24 con retired, tiro di dado. No, abbiamo fatto un 1, quindi la partita va avanti. Proviamo ad attivare Falkenberg, un 6, niente. Bene, la palla passa agli inglesi, dobbiamo fare almeno una vittima. Qui vedo dei candidati potenziali. Attiviamo Camois e con lui facciamo subito fire lì, niente, 1-0. Proviamo con loro, abbiamo un meno 1 che va benissimo. Leader casualty, un 9. Ci saluta anche Alan Con, il replacement di Alan Con, perché Alan Con ci ha salutato da un pezzo e ricordiamo la regola speciale, loro non hanno replacement del replacement. Buon, con lui targettiamo questo man at arms, questo militare man at arms col meno 1, 5 meno 1 è 4 che è retired. Bene, finita la free activation di Camois, dobbiamo tirare. Agli inglesi non serve un tiro perché sono a 4, hanno il breakpoint a 14, quindi non essendoci un 10 ragazzi non possono andare in rotta. I francesi però sono a 22 più 3, sono 25, quindi con un 6 o più salutano e si disperdono perché devono superare la loro soglia di rotta. Fanno 1-0 ragazzi, quindi la battaglia va avanti. Attiviamo il nostro Enrico di Monmouth. Cerchiamo 1-0, perfetto. Ok, quindi con lui cerchiamo di bersagliare questa unità di arcieri. Ho fatto un 1 più 1 è un 2. Loro ci fanno return fire. Hanno un meno 1, però mentre loro sono costretti a fare retreat. Bene, con lui non lo muoviamo, quindi nel rally lo recuperiamo. Proviamo a attivare di nuovo la battle di Camois con un più 1, ma ad un meno 1. Un 8, niente, quindi la palla passa ai francesi attivano lo standardo perché sennò problemi. E dopo questo che la free activation c'è il check, agli inglesi ancora non serve farlo, quindi lo fanno i francesi. Con un 9 è finita perché sono a 22, hanno fatto un 6 sì. Quindi andiamo avanti, proviamo a fare l'activation di Falkenberg, un 5, niente, quindi la palla passa agli inglesi che attivano Camois.
con lui tiriamo qui, loro fanno return fire, noi abbiamo un +1, loro hanno un -1 che sono disordered, il 9 nero inglese che è un 10, mentre il 5-4 francese non ha effetto. Questa è unit eliminated, quindi 2 flight point. E dato che abbiamo un 10 che è più di 9 modificato, c'è anche il leader casualty, 1-1 ragazzi, quindi sopravvive. Questa è la free activation degli inglesi. I francesi hanno il check, anche gli inglesi, però per gli inglesi inutili, hanno fatto un 3, quindi si salvano ragazzi, che attualmente sono a 24. Quindi proviamo la continuation degli inglesi, proviamo con Enrico, è un 2, perfetto, quindi lui lo riportiamo qui, con lui non facciamo niente, facciamo solo un rally. Proviamo a continuare con Edoardo, ok, è un 0, è perfetto. In realtà non abbiamo molto da fare, aspettiamo e basta. Passiamo, abbiamo la free activation francese, che quindi un 2, un 2, 3, 4, un 2, un 2, 4, un 2, 3, 4. Questa è autocommand, ma possiamo muoverci, basta non andare adiacenti ad unità nemiche. Quindi abbiamo 4, 5, 6 road. Shock phase, sì, proviamo a caricare Edoardo. Reaction fire, unhorsed, obbligati ad andare in shock. Carica qui, reaction fire, un 6, siamo disordered, quindi neanche qui non riusciamo a caricare, chiariamo lo shock, quindi risolviamo, abbiamo un -2, -4 siamo disordered, però +1 che siamo di più, quindi -3 è un 2 che diventa 1-0, che significa retreat 1x e attacker disordered, quindi abbiamo subito un disordered, facciamo leader casualty, ci salviamo. Bene, è il momento di provare il fato per i francesi, per gli inglesi non è necessario, ribadisco, è un 1, può continuare l'assalto, quindi provano ad attivare, è tutto un discorso, loro per forza, perché gli altri sono tutti leaderless battle, è 1-0, la attivano. Questi si muovono qui, provano a tirare qua, loro fanno return fire col +1, noi facciamo il fire con -1, gli inglesi fanno un 8, noi uno 0, quindi un 26. Ci muoviamo qui, tiriamo su Enrico, un 3 che non ha effetto. Proviamo la continuation sempre con Falkenberg, non ha successo, la palla passa agli inglesi che attiveranno York, quindi tirano qui col +1, un 6, tired, qui col +1, un 3 che retreat, qui col -1, un 1 che non è niente. Tiro dopo la free activation, fanno un 2, 3, 1, 2, 3, vanno a 29, quindi niente. Quindi proviamo ad andare avanti, fare una continuation qui con Camois. Ha successo, quindi iniziamo l'esercizio di tiro anche da questa parte, un -1 su questo man at arms, non ha effetto. Tiriamo con questo sempre sullo stesso bersaglio, non ha effetto, con lui sempre sullo stesso bersaglio, e questo lo manda disordered. Ora tentiamo di attivare Enrico, 1-0, successo, quindi con lui tiriamo quello, abbiamo un -1, quindi è 5, retired, con lui tiriamo questi arcieri e noi abbiamo un +1, loro +0, loro fanno un 1, noi facciamo un 3, quindi niente. Proviamo a riattivare York, quindi ha successo, quindi lui targettiamo quello, è +1, è un 8, è eliminated. Vediamo leader casualty, un 6, sopravvive. Con lui cerchiamo di prendere quello, almeno uno. Disordered, con questo ci muoviamo qua, tiriamo qua col +2, li finiamo proprio sui fianchi così. È un 8 che è eliminated e questo manda i francesi a 32. La palla, proviamo a continuare l'attivazione con il nostro Enrico, 9, niente, quindi tocca ai francesi. I francesi cosa fanno? Niente, fanno l'attivazione leaderless battle, dopodiché hanno un tiro praticamente automatico per la flight point track e questo decreta la fine sul campo di Azincourt, che praticamente hanno 32 più 2 unità retire, 34 più 4, 38, abbondantemente sopra la soglia di rotta dello scenario. E dalla Francia, signori, è tutto. Questo era Man of Iron, qui su Winter Quartering. Io sono stato James e mi raccomando, come sempre, fate i bravi.